Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Finalmente siamo arrivati. Io ho appena finito di bere un caffè, quindi direi di proporre le Fit Marine. No, ragazzi, sto scherzando. Stamattina è una mattinata veramente importante. Perché? Perché andiamo a recensire un nuovo prodotto, ormai uscito da qualche giorno sul mercato italiano, e noi ovviamente non possiamo farcelo scappare. Luca YouTube è pronto per andare a recensire la Lil Solid 2.0. Sigla. Bene ragazzi, eccoci tornati dopo la sigla, spero che non è troppo dance, abbiate ballato quei 10 secondi, non è un problema, anzi mi fa solo che piacere. Allora, prima di tutto, grazie veramente a tutti per aver partecipato alla live di martedì sera. Io ne ho programmata un'altra il 15 di febbraio, perché così almeno ci abituiamo un pochino a queste live, cerchiamo di conoscerci meglio. Ecco, in virtù di questo, ovviamente, io qua sopra, sia qua che qua, vi ho lasciato alcuni widget, nel senso che noi abbiamo un obiettivo molto chiaro che è quello dei 1000 iscritti entro settembre e qua, giusto per far vedere che un bel po' di persone si sono iscritti. Qua sopra, quindi questa sarà la schermata principale per tutti i miei prossimi video. Vi ho lasciato un discorso, quindi iscriviti ai miei social network in descrizione. Ovviamente per ultimo ho lasciato questa, attivate la campanella perché se no ragazzi vi perdete tutti i video che usciranno nelle prossime settimane. Detto questo ragazzi, come vi ho detto, oggi siamo qua perché dobbiamo andare a recensire la Lil Solid 2.0. Per chi mi segue nel canale Telegram, abbiamo già avuto modo di parlare molto bene di questo dispositivo. Io la sto utilizzando, quindi chiedo scusa a tutti per chi stava aspettando questa recensione. Però come ben sapete io vorrei darvi un feedback veramente veritiero. Sapete che io non faccio recensioni tecniche, ma esperienza di utilizzo. E penso che questo ormai l'abbiate capito all'interno dei miei video, cerco sempre comunque di portare a galla quello che è la verità rispetto a un prodotto. Quindi nonostante sia un prodotto che comunque non costi molto sul mercato, stiamo parlando di solo 39 euro, è un prodotto valido, ma è un prodotto secondo me anche scadente. Ma questo ve lo dirò nelle considerazioni finali, quindi se vuoi capire se lo approvo oppure no, segui il video fino alla fine. Allora ragazzi, partiamo da Lil Solid. Qua in sovraimpressione vi lascerò un video mentre che parlerò, vi farò vedere che cosa si trova all'interno della scatola. Quindi direi che io posso partire con il pippone e vi butto dentro questo video. Allora ragazzi, Lil Solid è un prodotto innanzitutto che non viene, o meglio, viene prodotto in un'azienda diversa da Philip Morris. Philip Morris ha semplicemente importato quello che è questo tipo di prodotto e l'ha fatto suo e ha iniziato a distribuire praticamente in tutto il mondo. Detto questo ragazzi, è un prodotto addirittura che ho saputo che in Albania c'è da veramente un bel po' più di tempo rispetto che in Italia. Noi in Italia siamo sempre quelli di serie B. Quindi all'interno della scatola andiamo a vedere un attimino i componenti, che cosa andiamo a trovare. Allora la scatola è una scatola molto semplice,
dove troviamo appunto il login di Lil Solid, qualche scritta, qualche cosa qua e là. All'interno della scatola ovviamente troviamo il dispositivo Lil Solid, troviamo lo scovolino per la pulizia, troviamo il cavo di ricarica e la spina, perché sennò ragazzi non andiamo più a caricare la nostra Lil Solid. Detto questo ragazzi, io direi di partire con una carrellata molto veloce, molto semplice di quello che sono le caratteristiche della Lil Solid 2.0 come siamo abituati in tutti gli altri video di recensione. Allora, Lil Solid 2.0. Lil Solid 2.0 possiamo comunque andare ad utilizzarla fino a 25 utilizzi per 3 utilizzi consecutivi, quindi rispetto all'Aicos 3 Duo qui abbiamo esattamente 3 utilizzi consecutivi. Abbiamo una punta in acciaio, qui possiamo andare a vedere quello che è la nostra punta in acciaio, non so se si vede, presumo proprio di sì, eccola là, la vedo anch'io, quindi la vedete anche voi. Allora, questa punta in acciaio, in poche parole, ha una grossa particolarità e novità sul mercato italiano, diciamo che se è arrivata per seconda, però fa niente. Questa punta in acciaio in realtà non si va a scaldare la punta con una resistenza, con un pin sotto e quindi la punta diventa incandescente. Ma ci sono questo effetto, tra virgolette, a induzione, quindi si scalda, tra virgolette, attraverso le onde elettromagnetiche. Cosa succede? Noi inseriamo lo stick, no? Adesso magari lo andiamo a vedere. Prima finiamo la scheda tecnica. Noi praticamente inseriamo lo stick, c'è questo vortice di calore che si crea quando noi andiamo in sostanza a cliccare la nostra Lil Solid e andiamo a scaldare la lamella. Secondo me questo è uno dei primi grossi difetti, ma ci arriviamo alle considerazioni finali. Diciamo che ci sono un po' di shortcut rispetto a questo tastino che troviamo qua esattamente qua davanti. Shortcut che cosa vuol dire? In sostanza, se noi premiamo esattamente, teniamo premuto, noi partiamo e andiamo ad utilizzare, quindi ad iniziare quella che è l'esperienza di fumo della nostra Lil Solid. Se invece andiamo a premere praticamente per 5 clic, io adesso non lo faccio perché l'ho appena fatto, andiamo a pulire in poche parole laghetto presente all'interno. Cosa succede? Succede in sostanza molto semplice, si clicca 5 volte, il LED qua di stato diventa arancione, lui inizia a lampeggiare per 8 secondi e inizia questa elettromagnetismo intorno laghetto e da quello che viene dichiarato sia da Philip Morris che dall'azienda viene scrostato o comunque viene pulito. Si chiama funzione pulizia. 8 clic ragazzi, abbiamo il reset del dispositivo, quindi non è più come Aicos 3 Duo che tenevamo premuto il tasto di accensione 10 secondi, qua bisogna fare proprio fisicamente 8 clic. Va bene, non è un problema, alleneremo l'indice per tutti questi clic. In più ragazzi è un dispositivo ragazzi dove sembra di essere all'interno di un valzer, perché sia lo scovolino che lo stick, una volta che andiamo a toglierlo, ad estrarlo direttamente dalla nostra Lil Solid, praticamente dobbiamo fare 3 giri per poi estrarlo. Idem lo scovolino è sempre un giro di valzer, ma questo è una cosa simpatica che volevo lasciarvi. Allora, arriviamo praticamente, so che non ve ne frega niente, ma io ve lo devo dire. Allora, altezza 105 mm, per larghezza 30 mm, un peso ragazzi di 99 grammi. Cioè, 99 grammi in tasca non lo sentiamo.
Cioè, in tasca veramente facciamo fatica a sentirlo. Però, sinceramente, vi dico, non dà fastidio, è un pippolone, ci abbiamo in mano sto pippolone, va bene, cioè, a chi piace e a chi no. Io personalmente, non lo so, ci devo ancora un attimino fare l'abitudine, ovviamente come tutti. Allora ragazzi, la ricarica, ecco, importante la ricarica, meno male che abbiamo il tipo C, quindi di tipo di ricarica veloce. In più abbiamo una, allora, vedete? Questa è la Lil Solid, noi lo prendiamo da qua, vedi che c'è tipo il segno di un dito, no? La tiriamo su e andiamo a vedere praticamente quello che è. Ehi, perché? Ok. Andiamo a vedere praticamente all'interno che c'è questa lamella. Poi girandola, andiamo a vedere qua. Vedete qua? Qua. Che ci sono quei due gancini di cromati. Li vedete? Questi qua. Se noi andiamo a premere questo gancino, in sostanza, lo andiamo a premere, ok? Questa è una cosa, secondo me, interessante. Io lo sapevo che arrivato a questo punto del video mi impappinavo con ste di cover. Eccola qua, finalmente abbiamo la nostra Lil Solid nuda, quindi ragazzi sappiate che le due guancette si possono staccare. Come si staccano? Mi avete chiesto anche questo. Eravate in botta per capire come si staccava. Molto semplice ragazzi. Qua abbiamo, vedi? C'è il segno del dito, lo vedi? Qua. Tiri su, è magnetico, non si può sbagliare. È molto semplice, molto intuitivo ed è una figata. Io ho scelto queste cover, queste coverine qua, molto carine, verdi. Direi che non sono male. A me piacciono, non mi dispiace. L'unico difetto sono le ditate, che è una roba proprio che non sopporto. Avrei preferito magari qua, il loghino Lil, magari in opaco, così almeno, oppure zigrinato, non lo so, così almeno si vedeva, faceva un po' più figo. E niente ragazzi, allora, partiamo dalla durata. La durata di un hits dura circa 5 minuti, o i classici canonici 14 tiri. 3 Duo parla di 6 minuti, qua Lil Solid parla di 5 minuti, ma fa niente, non è un problema. Noi gli ultimi 2 tiri ragazzi facciamoli veloci. Quindi abbiamo detto durata di un hits 5 minuti. Prezzo ragazzi è veramente interessante, cioè allora partiamo, anzi ve lo dico alla fine. Io direi di iniziare la nostra esperienza di fumo. Udite udite ragazzi, io proverò insieme a voi le Fit. Si chiamano Fit, F-I-I-T, non F-I-L-T, Fit, come fitness, quello che non faccio io. Fit, ricordatevelo. Allora, pacchetto ragazzi intonso, le Fit Marine. Andiamo a provarlo insieme, quindi intonso, vedete? Track, sembra di aprire un iPhone. Cioè, mi dà quella stessa sensazione, proprio, che spettacolo. Allora, ragazzi, le Fit, per chi non l'avesse capito, si chiamano Fit. Qui abbiamo un bel cartellino dove ci dice che noi non sappiamo utilizzare le Fit, ma ci spiega come farlo, quindi va bene. Andiamo all'accensione della nostra Lil Solid, quindi ragazzi fino a qua tutto a posto. Bene,
inseriamo il nostro stick all'interno della Lil Solid, vedete? Guardate che carino. E ragazzi, andrò a provare le Marine in anteprima, ma non vi dirò niente. Mo. Magari lo vedrete dalla mia faccia. Bene, aspettiamo che vibra, ha vibrato, la vibrazione è molto... è una vibrazione... cioè, molto leggera. È una vibrazione molto leggera, ragazzi. Vedete? Rimane fisso. Perfetto. Possiamo iniziare i nostri 5 minuti di esperienza di fumo. Siete pronti? Bene. Primo tiro, ragazzi, è sempre... cioè, ti senti Dio. Ti senti Dio. È uno spettacolo. Allora, ragazzi, io ho voluto fare questi 3 iniziali tiri per farvi vedere il fumo che esce dalla mia bocca. Allora, Lil Solid è un ottimo prodotto. Non voglio smontarvelo già subito così, perché vorrei aspettare a darvi il giudizio universale. Sinceramente, come al solito, ragazzi, la vicina di casa ha aperto il lavandino, ma va bene, non è un problema. Lasciandola riposare, ragazzi, cioè voi la fumata non dovete fare una fumata come la sigaretta o l'Aicos 3 Duo. Qua dovete essere ancora più rilassati, perché se no sta lì il Solid ha un grafico a U. Ora vi spiegherò il perché. La fumosità, ragazzi, all'inizio è pazzesca. Sentiamo proprio il calore, quindi queste onde elettromagnetiche sinceramente funzionano molto, ma molto, ma molto bene all'inizio. All'inizio già il calore, dopo 6 tiri, già faccio fatica a percepirlo. Fumando le filt. Fumando le filt, ragazzi, io arrivo a metà esperienza che praticamente mi cala completamente la libido. Scende. Scende, questo non lo so perché. Personalmente l'unica cosa che mi posso andare a rispondere è che le Filt hanno un tabacco trinciato. È uno stick molto più morbido rispetto alle Hits. Fumando un Hits all'interno della Lil Solid, innanzitutto troverete un tiro molto più contrastato rispetto alla Fit. E quindi secondo me aumenta ancora di più l'esperienza di fumo. Ieri dicevo una cosa all'interno del canale Telegram. Avete capito? Dicevo che vi lascerò con una prova. Provate una Fit e provate una Hits all'interno della Lil Solid. Poi me lo fate sapere qua sotto nei commenti che cosa cambia. O meglio, io ho notato un qualcosa, però voglio delle risposte da voi. Lasciando riposare il dispositivo, ragazzi, sembra quasi che questo calore che si crea tramite onde elettromagnetiche rimanga presente sulla lamella, cioè non so come spiegarvelo. Noi siamo praticamente arrivati, vedete che vibra, quindi i 5 minuti stanno per scadere.
la fumosità c'è ancora, ma se noi dovessimo fumarla nella quotidianità, quindi non c'è un tiro rilassato, non c'è un tiro, tra virgolette, come sto facendo io adesso, quindi parlando, chiacchierando e portandovi la recensione della Lil Solid. Se dovessimo utilizzarla nella quotidianità, cioè questo fumo praticamente gli ultimi 3-4 tiri è pressoché inesistente. Quindi Lil Solid, cara mia Lil Solid, quando avete programmato questo calore, questo grafico di calore, perché non avete lasciato un grafico costante e lineare fino alla fine? È questo che mi sto chiedendo in questi giorni mentre sto provando questo dispositivo. Purtroppo, sinceramente, questi dispositivi, è vero, sono delle novità, quindi vanno capite, vanno comprese. Io fumando una Fit all'interno della Lil Solid, sinceramente ho notato un tiro molto arioso rispetto alla 3 Duo, fumando una stessa Hitz all'interno della Lil Solid. È un tiro molto più fai fatica quasi a percepire il fumo in bocca, cioè non so come dirvelo, però questo è quello che a me ha dato l'impressione. Anzi, esorto tutti di farmelo sapere qua sotto nei commenti, perché come vi dico sempre ragazzi, è importantissimo capire queste cose, cioè è importante andare a comprendere se la mia esperienza di fumo è simile o comunque uguale alla vostra. Fate questa prova. La prova è fumate una Fit e fumate una Hitz all'interno. Vi cambierà completamente l'esperienza di fumo. L'esperienza di fumo sarà molto più contrastata perché nella Hitz troviamo un tabacco pressato. Nella Fit troviamo un tabacco trinciato, quindi tra virgolette forse c'è un po' più di spazio tra questa pressatura di tabacco e giustamente essendo più morbido lo stick passa molto più aria. Questo è quello che io mi sono immaginato. Ragazzi, una volta finito la nostra Fit, questa qua, una volta finita la nostra Fit, dobbiamo fare i 3 giri di valzer, quindi andiamo a girarla, ok? Andiamo a girarla. Gira, lei gira e la togliamo. Questo è lo stick. Questo è lo stick. Vedete che è bucato completamente. Perché il suo interno, che cosa succede? La lamella praticamente la buca completamente tutta. Poi ovviamente la andiamo a chiudere e la andiamo a spegnere. Punto. Anzi, è già spenta. Ragazzi, considerazioni finali dopo 17 minuti di video. È un video lungo, capisco che siate qua davanti da parecchio tempo, però penso di avervi lasciato qualche dubbio, qualche prova da fare, perché le recensioni ovviamente a caldo si dice sempre, ragazzi, andate, compratela, fate, disfate. No, le cose bisogna provarle, le cose bisogna capirle, bisogna testarle, bisogna fare tante prove per poi arrivare a una considerazione finale. Io ho voluto esclusivamente provare una Fit perché quello che si consiglia, tra virgolette, all'interno, si consiglia, ragazzi, non è che è obbligatorio, si consiglia di fumare le Fit perché le Fit sono praticamente gli stick che sono stati prodotti direttamente dall'azienda madre o comunque da Philip Morris in collaborazione con l'azienda madre. Se andiamo a fumare un Hitz, ragazzi, ci migliora nettamente l'esperienza di fumo. Fatela questa prova e fatemelo sapere qua sotto nei commenti. La considerazione finale. La considerazione finale è sicuramente un dispositivo che ci sta in tasca, ci sta in una mano, non dà fastidio. Sinceramente ho notato anche il fatto di cliccare questo tasto non è invasivo, è praticamente, cioè, vedete che è inesistente, no? È carino, è bello, mi piace anche il colore di stato.
Forse una cosa che non vi ho indicato, ma lascia il tempo che trova, abbiamo praticamente 3 colori di LED. Il blu ci dice questo nelle istruzioni, quindi vado a leggere in sostanza le istruzioni, potete trovarlo tranquillamente all'interno della vostra scatola. Il blu abbiamo un 160 di percentuale, un celeste un 60-30, un arancione 31% e il rosso ovviamente il dispositivo deve essere ricaricato. Allora ragazzi, in sostanza questa esperienza di fumo mi ha pagato al 60%, perché non lo so, è un dispositivo che forse dovrò ancora provare, forse dovrò ancora comprendere che cosa mi dà questo dispositivo. Io continuo a preferire l'IQOS 3 Duo, ma forse perché siamo abituati ormai al tiro, siamo abituati ormai a fumare completamente questo tipo di dispositivo quotidianamente. Lì il Solid secondo me la vedo molto più performante con una HITZ piuttosto che una FIT, ma fa niente. Ragazzi, io come al solito direi che siamo arrivati ormai alla conclusione, 20 minuti di video sono veramente tanti e vi ringrazio se siete arrivati qua fino alla fine. Vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale qua sopra, qua. Abbiamo un obiettivo, l'obiettivo è quello dei 1000 iscritti entro settembre, se poi ci dovessimo arrivare anche prima, ancora meglio. Lasciate un like, condividete il video, ma soprattutto iscrivetevi ai miei canali qua, i miei social network, dove potete andare tranquillamente a vedere magari qualche spoiler, qualcosa che vado a provare. Sicuramente io nel mio canale cercherò di portare tutto economicamente parlando, io spendo, cerco comunque di investire molto nel lavoro che faccio, ci tengo e spero che l'abbiate capito ormai, cioè dopo quasi un anno che ci conosciamo, capite che io vi porto delle recensioni comunque abbastanza veritiere, comunque sono esperienze personali. Detto questo ragazzi direi che da qui è tutto, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando attivate la campanella perché domani uscirà un altro video. Ciao!